Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi venerdì ci avviciniamo ovviamente alla partita Como-Napoli di domenica alle 12:30, le ultime in casa Napoli e le ultime per quanto riguarda il Como, senza tralasciare l'ennesimo infortunio sulla fascia sinistra perché si è fatto male Mazzocchi. Due considerazioni che volevo condividere con voi anche per quanto riguarda l'intervista di Di Lorenzo rilasciata a DAZN e quindi facciamo il punto della situazione. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina, passaggio importantissimo per restare aggiornati su tutti i contenuti che escono poi in maniera cronologica, e non smettete di iscrivervi, mi state dando una grossa mano. Se vi piace il contenuto ovviamente un bel like che non guasta mai e si diverte anche l'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo dall'infortunio. Partiamo dall'infortunio di Mazzocchi perché il karma si ci è messo veramente con attenzione ad andare a pizzicare tutti gli elementi della fascia sinistra. Sono finiti sulla fascia sinistra, caro karma, quindi ti puoi anche spostare in qualche altra zona del campo se proprio devi. Poi credo che abbiamo già pagato, abbiamo già dato, quindi può anche andare da qualche altra parte, in qualche altra squadra, magari qualcosina a strisce. Non lo so, è una richiesta. Poi, caro karma, fai ciò che vuoi. L'infortunio di Mazzocchi, nuovo infortunio in casa Napoli, sempre sulle corsie laterali. Conte sta per recuperare Spinazzola e Olivera, ma perde Mazzocchi per le prossime partite. In attesa di stabilire i tempi di recupero, nel corso dell'allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l'iter riabilitativo, si legge nella nota ufficiale. Questo muscolo soleo, che è lo stesso infortunio poi di Olivera, come dice il nome, è veramente una sola, non c'è altro da dire. Ennesimo infortunio in casa Napoli, ennesimo infortunio sugli esterni, perché poi non hai fatto mercato, hai perso un esterno d'attacco e a dove arrivano tutti gli infortuni? Sempre lì, sempre su quella fascia sinistra. Infatti andiamo a vedere le probabili formazioni perché Conte diciamo che potrebbe schierare Spinazzola esterno a centrocampo a sinistra e quindi restare con un 3-5-2, altrimenti c'è un'altra soluzione, ma andiamo a vedere le ultime in casa Napoli e le ultime di formazione nell'attesa poi della conferenza stampa del nostro mister che ci sarà domani. Le ultime sul Napoli. Antonio Conte riproporrà il 3-5-2 presentato all'Olimpico, ma con importanti novità. In porta Meret, trio di difesa composto da Di Lorenzo, Raccamani e Buongiorno. A centrocampo sulla corsia di destra torna Politano, dall'altro lato il recupero di Spinazzola sopperisce al nuovo infortunio di Mazzocchi. In cabina di regia Giralo Bottega, coadiuvato da McTominay e il diffidato Anghissà. Nuova chance per il tandem d'attacco Raspadori e Lukaku. Per la panchina tenta il rientro Olivera, mentre resta fermo ai box Neres. Le ultime sul Como, Fabregas non sembra orientato a particolari cambiamenti, potrebbe confermare l'intero 11 di settimana scorsa, quindi un 4-3-3 o un 4-3-2-1 con Butez tra i pali, Smolcic e Valle laterali con Goldanica e Dossena in mezzo a formare la linea di difesa. A centrocampo da Cugna, Perrone e possibile conferma per Caccheré, il francese è però insidiato da Fadera e se gioca quest'ultimo si passa al 4-2-3-1, davanti si prepara il tridente Strefezza, Nico Paz, Diao. Dunque senza centravanti puro ma con il falso 9 e di tre uomini a scambiarsi continuamente le posizioni. Per quanto riguarda il Napoli, questa è la notizia: Conte riproporrà il 3-5-2, ma poi lo sapremo ovviamente un'ora prima del match con le formazioni ufficiali. Forse qualcosina potrebbe uscire dalla conferenza di domani, ma per quanto riguarda le probabili formazioni il mister non si sbottona, e anche giustamente, perché ovviamente non dai sicuramente punti di riferimento all'avversario con 24 ore di anticipo. A me della situazione Como questo falso 9 non è che fa paura, però mette un tantino qualche pensiero. Punti di riferimento pochi, un Nico Paz che è in grande spolvero in questo momento, ma sta facendo una grandissima stagione da inizio campionato, e quello Strefezza che comunque dai 20 metri, perché il Napoli sta concedendo i tiri dai 20 metri e io
batto sempre lì. Cerchiamo almeno di coprirli per quanto riguarda ovviamente la linea verso la porta di Meret nei limiti del possibile, perché farli calciare completamente con la visione della porta molto ma molto chiara abbiamo visto che non paga. Non voglio far polemiche, però abbiamo subito abbastanza gol dai 20 anche 25 metri, però sono quasi tutti stati gol dove non si sale sul calciatore, quindi il calciatore avversario ha tutto il tempo di preparare il tiro, mirare e ovviamente metterla dove riesce. Poi ci sono tiri che vanno a finire all'incrocio che sono imparabili o angolatissimi, per amor di Dio, però fin quando il tiro non risulta angolatissimo, bensì forte, mi aspetto quantomeno una respinta dell'estremo difensore, ma senza, ovviamente senza voler far polemiche. La situazione che potrebbe, diciamo, cambiare in casa Napoli per quanto riguarda la formazione, ma è un mio pensiero, nel caso non vuoi cavalcare questo 3-5-2 e tornare a 4, devi fare solo Buongiorno, Rachmani di Lorenzo, Juan Jesus terzino sinistro. Nel caso poi Spinazzola, bisogna sempre vedere se Spinazzola poi può essere schierato dal primo minuto, perché se Spinazzola Conte diciamo che lo vuole inserire a partita in corsa e non lo rischia, allora sembra quasi obbligata la scelta di metterti a 4. Però in questo caso non credo poi che sia Ngong, scusate, Lukaku Raspadori, ma potresti fare Ngong che non lo vede, e siamo tutti d'accordo. Ngong, Lukaku e Politano, a meno che non ti vuoi giocare questo Raspadori esterno che a poco serve, l'abbiamo già visto, senza che andiamo a rimarcare e ad infilare il dito nella piaga per poi dire sì, hai visto Raspadori, chi è sempre così, è sempre stato così. Se lo si mette in condizione dietro la punta con un attacco a 2, Raspadori rende e anche molto bene. Se poi ritorniamo sulle stesse situazioni, può fare l'esterno d'attacco, può fare la mezzala, può fare il trequartista, può fare il portiere, può fare qualsiasi cosa, e allora ci ritroveremo poi nelle stesse condizioni e a dover valutare poi una prestazione che deve essere giudicata in base alle condizioni in cui lo hai messo. Detto questo, non ultima come importanza, ma volevo un attimo condividere due cose con voi per quanto riguarda l'intervista di Di Lorenzo a DAZN, perché Di Lorenzo ha rilasciato una lunghissima intervista, io non vado a riprendere tutta l'intervista, ovviamente si è parlato del Napoli di adesso, il calciatore che più ti ha impressionato Di Lorenzo dice mi ha impressionato McTominay per l'impatto che ha avuto ovviamente da quelli che sono arrivati dal mercato. Il rapporto con Conte è ottimo, da quando è arrivato si è creato subito un bel legame, un allenatore forte, ci ha trasmesso subito la sua determinazione e voglia per competere per obiettivi importanti e noi lo stiamo seguendo sin dal primo giorno di ritiro. Gli infortuni fanno parte di questo sport, succede, ma la squadra deve essere pronta ad affrontare queste situazioni che vengono fuori. Lo stiamo facendo perché abbiamo un gruppo unito, forte, che va oltre le difficoltà. McTominay ha avuto un grande impatto, così come ho detto. Giocare una gara a settimana ti permette di prepararla con più tempo, ma non giocare le coppe europee ti toglie qualcosa. Rivedendo anche l'anno del tricolore, tante gare di Champions ci hanno dato l'autostima ed entusiasmo, come la vittoria con il Liverpool. Sono cose che ti porti dietro per tutta la stagione. Quest'anno non possiamo confrontarci con le big europee, ma lavoriamo tanto per essere pronti comunque la domenica. Non possiamo confrontarci con le big europee o non avete voluto, perché poi al di là di tutta la situazione che sta andando tutto bene, per amor di Dio, non sto qui a fare disfattismo e mettere zizzania, non è assolutamente né i miei panni né tantomeno voglio farlo, però ogni qualvolta che si parla delle annate scorse o dell'anno scorso in particolare mi rimbombano nelle orecchie le parole di Lobotka che quando chiamato in nazionale rilascia un'intervista e dice l'anno scorso avremmo reso mediocre anche uno come Guardiola. Quindi se ad oggi mancano le coppe
E come dice Di Lorenzo, al di là di una situazione, il Napoli non ha le coppe, favorito per lo scudetto. Io sono sempre stato dell'opinione che più resti sul pezzo e più puoi rendere. Quindi giocando ogni 3 giorni, e sì, un dispendio energetico totalmente diverso, però lì sta alla società offrire all'allenatore una rosa molto più ampia, competitiva in tutti i ruoli, e allora non è che ti fai il problema. E invece probabilmente non è che è una situazione che penalizza il Napoli, attenzione, giocare una volta a settimana, però è diversa la gestione sia per quanto riguarda a livello fisico e sia per quanto riguarda dal punto di vista mentale, mantenere i calciatori tutti quanti sul pezzo giocando una sola partita a settimana, quindi dove l'agonismo del match lo vivi ogni 7 giorni. Invece altra situazione se tu hai l'infrasettimanale di Coppa, che sia poi una partita di Coppa contro, che ne so, il Bruce, che sia una partita di Coppa contro al limite un Real Madrid, è sempre una partita in più dove a livello comunque agonistico e a livello mentale devi stare sul pezzo e non puoi assolutamente rilassarti. Ovviamente se guardiamo la sessione di mercato di agosto e come sono andate le cose in casa Napoli, nel caso quest'anno avessimo avuto le coppe, sicuramente, e ci metto la mano sul fuoco, sicuramente non eri primo ad oggi a 2 punti sull'Inter, perché con la rosa poco ampia, un po' corta, mettetela come volete, che è il Napoli, adesso avremmo pagato e come l'infrasettimanale quest'anno. Perciò dico, quando hai le coppe, al di là che non sia questo totale vantaggio non giocarle, lo stiamo vedendo ad oggi, perché per come stanno camminando anche dietro al Napoli, la stessa Inter, l'Atalanta che comunque ogni tanto perde punti, l'Inter qualche partita ce la rimette e abbiamo visto come sta andando in campionato. Senza le coppe il Napoli doveva stare 10 punti avanti, 12 punti avanti a tutte, non ci vedeva più nessuno e stavamo parlando d'altro. Invece non è così, non è così, perché non è assolutamente semplice gestire a livello soprattutto nervoso la situazione di una partita a settimana. Poi c'è la solita domanda, lo senti a Spalletti? Ma tu lo senti a Spalletti? Sì, Spalletti lo vedi in nazionale, ma non è che lo sento tutti i giorni, il rapporto rimane, non c'è bisogno di coltivarlo giorno dopo giorno sentendosi poi tutti i giorni, dice Di Lorenzo, eccetera, eccetera. Ve la potete anche risparmiare. Io ovviamente eh, non sputo sicuramente sopra lo scudetto, Spalletti, il grande Napoli che è stato, per amor di Dio. Però dobbiamo voltare così come e chiudo. Provo un tantino di rabbia ogni volta che vedo ancora post, Kvaratskhelia a Parigi ha sbagliato il passaggio, ha segnato il gol in Champions. Ragazzi, quel che è stato, il Napoli, la maglia e tutto ciò che stiamo vivendo ad oggi conta. Il resto è acqua passata e dobbiamo metterci una pietra sopra. Io ho svoltato e già di brutto, soprattutto sulla situazione Quara, e mi dà fastidio che poi pagine e blog che sono pure molto ma molto grandi per quanto riguarda il seguito e la campana di risonanza continuano a marciare. Avete visto Kvaratskhelia là, qua, là, noi a sinistra con gli infortuni. Ma basta, basta. Quara ci ha lasciato e quindi ne prendiamo atto. Ecco perché io ho svoltato e non voglio sentirne più parlare. Perché un conto è che te ne vuoi andare, si raggiunge un accordo, lo si sa, si prepara un attimo la situazione, è un conto che no, me ne va, ciao, a metà campionato, arrivederci e grazie. Anzi, sull'arrivederci, grazie proprio no.
per l'annata di quest'anno né tantomeno per l'annata scorsa, dove ovviamente ha reso diciamo il rendimento di molti calciatori in casa Napoli è stato sottotono, e quindi arrivederci e non grazie. Detto questo, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.